Io vorrei fare la festa per i miei 18 anni. Certo, è giusto, è bello. Guarda, qui a casa, tutta la casa per te, con tutti gli amici, ti prendo da bere, da mangiare, ti faccio un catering, ti prendo anche un cameriere, va bene? Sì, vabbè, lascia perdere. Ah, grazie. Io volevo fare la festa per i miei 18 anni, perché quest'anno tutte le mie amiche e i miei amici hanno fatto 18 anni e quasi tutti comunque hanno avuto una festa. Però non si è potuto fare, papà non era d'accordo comunque. Mamma mia, Flavia, ti ricordi come tutto è iniziato quando che Sara mi ha chiesto, papà, voglio fare la festa per i 18 anni. E che io ho detto? Gli hai offerto la casa. La casa, il cibo, le bibite. E lei niente. Ha alzato un muro e poi meno male che c'eri tu a risolvere le questioni. Io fondamentalmente l'avrei anche sostenuta solo se il padre fosse stato d'accordo. Un genitore può fare 3 scelte fondamentali: essere autoritario, fai quello che dico io perché sono il padre e quindi io so cosa è bene per te, oppure ti lascio andare, fai quello che vuoi, l'importante è che non entro in conflitto con te. C'è una terza strada, che è quella più difficile, che non è la sintesi tra le prime due, ma è qualcosa di diverso, cioè essere autorevoli, ossia cercare di orientare il figlio verso le sue scelte. Quindi la chiave è fidarsi e parlare, comunicare, aiutare a ragionare. Finito. Io non ci ho più parlato. Meno male che tu ci hai parlato, no? Ma com'è andata poi? Perché noi siamo riusciti a convincerla, ma secondo te abbiamo fatto bene? Ma qui gioca, cioè, facciamo un gioco di squadra, io e Flavia, io e mia moglie. E questo che significa? Che c'è una sorta di comunicazione, diciamo, triangolare. Ho capito che sarei andata incontro a momenti duri di mediazione e lì ho incominciato a mediare, quindi da una parte c'era chi rilanciava al ribasso e dall'altra c'era chi rilanciava a rialzo. Il motivo è semplice, ma forse non è facilmente comprensibile. Noi, nella nostra famiglia, cerchiamo di vivere una vita, diciamo così, un po' sobria, va bene? Cioè cerchiamo di non rappresentarci diversamente da come siamo. Quell'immagine della festa che ha Sara è un'immagine, diciamo così, io direi di largo consumo. È come se Sara avesse voluto dimostrare qualcosa che non è. Un giorno mia figlia mi ha detto: guarda, a me a questo punto della festa non mi importa più niente, però mi dispiace il fatto che voi non diate importanza al mio compleanno. Mi sono impegnata ancora di più a mediare con mio marito, cioè a far capire a mio marito che lei era molto sensibile rispetto a questo tema. Mamma mi ha capito un po' di più, papà un po' di meno, perché lui non ha capito quanto fosse importante per me e perché lui l'ha messa solo su un piano materiale, come se io volessi solo apparire davanti ai miei amici. Invece io volevo festeggiare con i miei amici, però come dicevo io. Anche se non sono d'accordo come genitore rispetto a quello che stai facendo, non dovrei mai svalutare quello che stai facendo, non dovrei mai dirti che è una perdita di tempo, perché per il figlio quello è importante. Abbiamo cercato di arrivare a un compromesso, abbiamo cercato dei posti, ci siamo informati comunque per fare questa festa, però non l'ho fatta perché dovevo scegliere tra questo e
un viaggio con le amiche e io ho preferito il viaggio con le amiche. Tu dici che è contenta, Sara? Pochino, forse un pochino con l'amaro in bocca, l'amarogno in bocca, secondo me gli è rimasto. Poco. Vosotros y yo hemos dado también guerra a nuestros padres. Yo, desde luego, la he dado. Si alguno de vosotros no la ha dado nunca, que levante el dedo y le haremos un examen. Haceros amigos, buenos amigos de vuestros hijos. Y con esa amistad y la autoridad de padres, darles los consejos oportunos. Los chicos oyen. Salid a mitad camino de vuestros hijos y veréis que son mejores que nosotros, ¿eh? Quello che chiedeva Sara per me era impossibile, insostenibile. Dopo, ripensandoci, avrei evitato dei toni troppo perentori, troppo accesi, no? Avrei detto qualcosa che ho detto in maniera un po' troppo impulsiva, avrei cercato di dirla in maniera più soffice. Bisogna sempre mediare, non bisogna mai stancarsi di mediare tra figli e i genitori. Non criticare appunto la figlia perché vuole avere una festa, piuttosto capirla e però spiegarle in modo molto dolce, affettuoso che non è possibile farla e proporle altre 1000 cose che si potrebbero fare al posto di una festa. La mia lezione è quella di capire e di ascoltare in maniera un pochino più attenta le legittime, no? Aspirazioni di una figlia o di un figlio. Essere più dolci, leggeri e di venirsi incontro, andare incontro ai propri figli.